Ciao cari amici del canale Tao Power Life, oggi pratichiamo Violet Flame Power, il potere della fiamma violetta. All'interno di questa playlist ho creato uno spazio nel quale mi sento libero di far fluire tutto ciò che penso, tutto ciò che approfondisco e che voglio condividere con voi sul potere del settimo raggio, il raggio della fiamma violetta, il raggio che ha per custode Saint Germain, ma ha anche un arcangelo particolarmente importante. Oggi mi piacerebbe anche approfondire la figura di questo arcangelo associato alla fiamma violetta, Zadkiel, e la giustizia di Dio in ebraico, che significa, ma poi andremo a vedere e acquisire altre notizie, ma con il video di oggi mi piacerebbe andare ad approfondire quelle che sono le qualità, gli attributi di questo settimo raggio, l'attributo della trasmutazione, l'attributo della liberazione, trasmutazione di tutto ciò che è negativo in positivo, la liberazione da tutto ciò che ci impedisce di essere noi stessi, di essere ciò che desideriamo essere, ma anche il raggio della giustizia divina, è il raggio che ci collega con la nostra scintilla divina, e anche il raggio quindi della purificazione, il raggio dell'alchimia e della magia, il raggio della manifestazione. Andremo a vedere quindi ad acquisire alcune nozioni in più rispetto agli attributi del raggio della fiamma violetta, settimo raggio, perché sappiamo che i raggi sono 7 raggi divini più 5 segreti. Questi 12 raggi uniti insieme in un fascio arcobaleno permettono quindi a Dio, hanno permesso a Dio di determinare tutto ciò che esiste, perché ad ogni raggio si porta dietro una serie di attributi, no? O di connessioni rispetto alle pietre, agli segni zodiacali, rispetto ai colori, rispetto a delle qualità e attributi che noi ritroviamo intorno a noi. Quando ci colleghiamo, quindi quando meditiamo, e vedremo alcune pratiche con dei raggi, e oggi vedremo gli attributi e le qualità del settimo raggio, andiamo a creare dentro di noi una stretta connessione con quelli che sono gli attributi e le qualità del raggio. Prima di cominciare mi piace sempre ricordare come questo è uno spazio, è un momento di condivisione di pratiche e tecniche millenarie, ma pratiche non soltanto che hanno a che vedere con il corpo, ma anche con la mente, con l'energia, con le emozioni, ma anche pratiche spirituali di approfondimento, nel quale mi piace condividere e mettere a disposizione tutto ciò che studio, tutto ciò che sento, tutto ciò che ho il piacere di condividere, ma ho il piacere di condividere con il maggior numero di persone. Mi piacerebbe quindi che la missione Tao Power Life venisse considerata come una sorta di comunità del benessere, dove ci ritroviamo a condividere quindi delle tecniche particolarmente semplici per il nostro risveglio, per il nostro benessere, e quindi per aumentare e migliorare la qualità della nostra vita. Come fare per sostenere questa missione? Con un like che dimostra l'apprezzamento rispetto ai contenuti del video che state vedendo, con l'iscrizione, o anche con la capacità di promuovere quindi le iscrizioni anche verso altre persone. E se un amico in questo momento ha bisogno di trasmutare qualcosa che è negativo e positivo, ecco c'è il raggio violetto, quindi si può condividere questo video, perché in questo video andremo a vedere ad esempio alcune tecniche per lavorare sulle qualità del raggio della trasmutazione, come della liberazione, della magia, dell'alchimia e della manifestazione, ma poi abbiamo anche la condivisione delle nostre percezioni. Sono video finalizzati a fare pratiche, e dalle pratiche nascono sensazioni, nascono i vostri commenti, che sono secondo me molto utili, perché sono di stimolo anche alla pratica degli altri, e questo è l'intento di Tao Power Life. Ma cominciamo con la pratica, e quindi cominciamo ad approfondire alcune nozioni che mi piace, ho sottolineato diciamo in questo mio, per questo video, anche se a me poi piace anche lasciar fluire tutto quello che sento, tutto
tutto quello che penso, quindi mi piace commentare in diretta con tutto voi, grazie anche all'assistenza che oggi chiediamo a Saint Germain, che è il custode del settimo raggio, e all'arcangelo Zadkiel, che è l'arcangelo associato al settimo raggio. Il settimo raggio quindi ci connette, come dicevo, con la nostra volontà divina, con la scintilla divina che ognuno di noi ha nel cuore, ci collega quindi il raggio con il sé superiore, è il raggio che ci permette di dire, e questo è un decreto molto forte, sentitelo quando lo pronunciate: io sono la trasmutazione divina in azione. Ricordiamo che il decreto è una affermazione positiva, che diciamo richiede un principio, cioè quello di decretare tutto ciò in cui noi crediamo. Il decreto quindi, per essere efficace, deve essere pronunciato con fede, amore e convinzione. È il raggio che ci permette di trasformare, come dicevo, tutto ciò che è negativo in positivo, l'imperfetto imperfetto, qualcosa che è limitato in illimitato. È il raggio che ci dona la liberazione da tutto ciò che ci lega, da tutto ciò che ci opprime, da tutto ciò che non ci lascia liberi di esprimere realmente ciò che siamo. È il raggio che ci dà la giustizia per ripristinare il diritto divino, il nostro ordine divino, il raggio che ci collega con quello che è lo scopo, la missione divina. È il raggio quindi anche dell'equilibrio e dell'armonia divina. È il raggio che ci dà la magia, l'alchimia di trasformare la realtà secondo il nostro desiderio. Quindi è anche il raggio della manifestazione, ma è il raggio di coloro che hanno grande volontà, grande fede, grande autorità e anche grande maestria. È il raggio quindi che ci permette di trasmutare, equilibrare, il raggio che ci permette di manifestare, e il raggio che ci permette di ritrovare l'armonia negli elementi, l'acqua, il fuoco, il vento e la terra. È il raggio però anche dell'amore divino, è il raggio che ci permette di sentire l'amore divino e riempire il nostro corpo di energia, è il raggio che ci libera dall'orgoglio, dal pregiudizio, ma anche dall'egoismo, da tutto ciò che avvertiamo dentro. È il raggio che ci permette anche di liberarci, come vedremo, da quelle condizioni, da quella situazione che non ci permette ad esempio di perdonare. E in questo andremo a leggere qualcosa su Zadkiel, che è l'arcangelo della compassione, e quindi l'angelo è il raggio dell'equilibrio. Anzi, andiamo subito a leggere qualche cosa prima di passare alle tecniche che possiamo fare con questo raggio proprio con l'arcangelo Zadkiel. E perché parliamo dell'arcangelo Zadkiel così come Saint Germain? Perché poi vedremo una delle tecniche con cui lavorare con il raggio è proprio quella di rivolgerci direttamente con quello che è il custode e quello che è Saint Germain e quello che è l'arcangelo di riferimento del raggio. Tra le diverse tecniche c'è proprio l'invocazione, il richiamo, la richiesta direttamente a loro. E Zadkiel significa la giustizia divina, è considerato l'arcangelo della misericordia e della benevolenza, perché fu probabilmente lui a fermare Abramo quando era in procinto di sacrificare il figlio Isacco per compiere un'offerta di Dio. Zadkiel può aiutarci a provare misericordia e compassione per noi e per gli altri tutte le volte che non riusciamo, lasciando andare, quindi liberando noi da atteggiamenti giudicanti e aprendoci al perdono. Quanto è bello perdonare e che energia di ritorno possiamo avere dal perdono. In tal senso l'angelo Zadkiel è un angelo guaritore. Attenzione, collabora anche con l'arcangelo Michele per sostituire le energie negative con la fede e la compassione. Zadkiel ci aiuta a vedere la luce divina dentro di noi, ma non solo, anche negli altri, invece di soffermarci sugli aspetti esteriori della personalità, sui comportamenti sbagliati dell'ego. Ecco perché ci insegna ad essere benevoli, ad avere compassione, ci insegna a perdonare, perché ci insegna a vedere gli aspetti di luce negli altri esseri,
non soltanto in noi ma anche negli altri. D'altra parte gli altri non sono altro che lo specchio di ciò che è dentro di noi, e se riusciamo a vedere la luce dentro di noi possiamo anche vedere la luce negli altri. Se hai difficoltà a perdonare te stesso o qualcun altro, possiamo chiedere a Zadkiel di intervenire ed agirà come uno spazzacamino, ripulendo il tuo corpo, la tua mente e il tuo cuore dai rancori che ti impediscono di perdonare. Ciò non significa che dovrai accettare i comportamenti di abuso di altre persone, significa solo che non dovrai più portare dentro di te, e molto spesso noi andiamo a gravare il nostro cuore, e che cosa? I residui emotivi di vecchie situazioni, e conosciamo benissimo il collegamento tra le emozioni che teniamo nel corpo e il nostro aspetto energetico. Noi siamo un'unità, un essere multidimensionale, non soltanto materia, ma siamo spirito, siamo energia, siamo emozioni, tutti aspetti tra loro interrelati. Già la medicina tradizionale cinese, i maestri taoisti avevano creato quel collegamento tra emozioni e energia. Sappiamo come tutto ciò che manteniamo dentro crea blocco energetico, quindi questo è che va poi tra l'altro anche a interrompere, creare stagnazioni che possono pregiudicare proprio la nostra salute fisica, nella misura in cui il blocco va ad intervenire a ridurre la funzionalità energetica dell'organo associato. L'arcangelo Zadkiel è inoltre rinomato per il suo aiuto nel funzionamento della memoria, allora possiamo rivolgerci a lui anche in questi casi. Se hai bisogno di memorizzare informazioni importanti, ricordare dove hai messo le chiavi dell'automobile o anche solo potenziare la tua memoria, invoca Zadkiel. Abbiamo quindi molto interessante anche questo spazio che mi permette di approfondire studi, nozioni e soprattutto strumenti, canali, vie attraverso le quali andare a migliorare determinate situazioni anche banali, come può essere quella di ritrovare le chiavi dell'automobile persa. Ma vediamo adesso 3 tecniche attraverso cui noi possiamo lavorare con il raggio, il settimo raggio, quindi con il raggio, la fiamma violetta. Un primo metodo abbastanza semplice: possiamo lavorare con il colore, ad esempio vestendo di viola. Possiamo quindi tenere a mente il viola, vedere il viola, ma possiamo anche fare una piccola meditazione in cui immaginiamo che in un raggio viola, quindi guidato da Saint Germain, al quale chiediamo sempre l'assistenza durante le nostre pratiche, entra nel nostro chakra, settimo chakra, il chakra della corona, entra nel nostro corpo e immaginiamo, visualizziamo questa luce viola che inonda il nostro corpo completamente, donando al nostro corpo energia e benessere. E in questa situazione noi dobbiamo sentire, mentre passa il raggio, quelli che sono gli attributi del raggio, quindi il raggio di trasmutazione, per cui se abbiamo dei problemi nei diversi organi, sentiamo, avvertiamo che tutto il raggio nel passare trasmuta tutto ciò che è negativo, tutto ciò che è consumato in nuovo, tutto ciò che è limitato in illimitato, tutto ciò che non funziona pienamente invece lo fa funzionare pienamente. Ma andiamo anche a vedere l'altro attributo, quello della purificazione. Il raggio passando consuma zone d'ombre e rende tutto, ad esempio il nostro cuore o altri organi, da scuro a lucenti, quindi crea luce, consuma tutto ciò che ci in qualche modo riduce i nostri livelli di energia e di vitalità. Ma possiamo anche ripetere, mentre immaginiamo che il raggio attraversa tutto il suo corpo, donandoci liberazione da tutto ciò che ci opprime, trasmutazione delle cose negative in positive, possiamo ripetere questo decreto che è molto particolarmente potente: io sono la trasmutazione divina in azione. Mentre passa il raggio, tutto ciò che non mi piace viene trasmutato. Possiamo fare questa piccola meditazione anche di alcuni minuti. Quindi ripetendo questo decreto, ricordiamoci sempre di chiedere l'assistenza di Saint Germain, è molto potente questo strumento, assistenza, protezione e ringraziamento. Lo possiamo fare la mattina quando ci alziamo o poco prima di andare a letto. Può esserci anche un'altra pratica, possiamo ad esempio, e adesso andremo a leggere alcuni decreti
associati quindi al settimo raggio, e andare a vedere e lavorare sul decreto che risuona maggiormente in noi, o perché ne abbiamo bisogno, o perché, non so, sentiamo una particolare vicinanza a questo decreto, e lo ripetiamo più volte nel giorno, lo ripetiamo più volte anche a mente, a voce, laddove possiamo, portiamo la nostra attenzione, sappiamo che la nostra attenzione muove l'energia, sul decreto, su queste parole. Io ve ne leggo 5, che sono i decreti strettamente connessi a quelli che sono gli attributi che abbiamo riepilogato del raggio violetto. Io sono trasmutatore e immortale. Io sono liberatorio e illimitato. Io sono giusto e armonioso. Vedete come trasmutazione, liberazione, giustizia, armonia. Io sono mago e creatore. Altro attributo è quello della manifestazione. Io sono insegnante e avatar. Questi li ripeto: io sono trasmutatore e immortale, io sono liberatorio e illimitato, io sono giusto e armonioso, io sono mago e creatore, io sono insegnante e avatar. Però consiglio di non fermarci a questi, sono a titoli esemplificativi quelli che vi do, ma possiamo crearne noi in relazione a quello che sentiamo, dopo aver sentito la fiamma violetta che ci attraversa, dopo aver sentito quelli che sono gli attributi, creiamo il nostro decreto, quello che più facilmente ricordiamo, e lo ripetiamo nel corso della giornata. Altra tecnica particolarmente importante è quella di andare ad invocare, come dicevo, direttamente gli esseri di luce che servono la fiamma violetta, e in primis abbiamo Saint Germain, il conto di Saint Germain, maestro asceso e custode del raggio, ma abbiamo anche Zadkiel, quindi possiamo invocare l'aiuto di questi esseri di luce e anche dell'angelo di trasmutazione. Ad esempio, possiamo chiedere a Saint Germain: caro maestro Saint Germain, do soltanto un titolo a titolo esemplificativo, un periodo, ma in realtà l'invocazione deve essere libera. Mi rivolgo a Saint Germain e chiedo, invoco la sua assistenza, la sua benedizione, posso chiedere la sua protezione. Questo è soltanto un esempio. Caro maestro Saint Germain, ti chiedo di aiutarmi con la tua trasmutazione, la tua liberazione e la tua magia. Aiutami a cambiare il negativo in positivo, l'imperfetto in perfetto, il limitato in illimitato. Instilla in me la tua volontà, la tua fede e la tua autorità. Proteggimi dalla resistenza, dall'oppressione, dalla limitazione. Avvolgimi nel tuo manto violetto della trasmutazione divina. Ti ringrazio per il tuo amore e per il tuo servizio. Così sia, così è. Grazie. Oppure all'arcangelo Zadkiel, di cui abbiamo riassunto un po' quelle che sono le caratteristiche della benevolenza, l'attributo del perdono, no? Amato arcangelo Zadkiel, ti chiedo di proteggermi con la tua spada di luce violetta. Taglia e dissolvi, nel senso di consuma, perché c'è anche l'attributo della purificazione in capo al settimo raggio. Taglia e dissolvi tutto ciò che non è di Dio in me e nel mio ambiente. Liberami da ogni schiavitù, influenza o limitazione che mi impedisce di essere quello che sono. La liberazione dagli impedimenti che mi impediscono di essere ciò che desidero essere, ciò che sono. Guariscimi con la tua luce violetta di liberazione divina. Ti ringrazio per il tuo amore e il tuo servizio. Così sia, grazie. Possiamo invocare anche l'angelo della trasmutazione, possiamo dire: amato angelo della trasmutazione, ti chiedo di ispirarmi con la tua trasmutazione divina, aiutami a trasformare il mio essere, il mio ambiente e la mia realtà secondo il mio desiderio divino. Infondimi con il tuo fuoco, la tua aria, la tua acqua e la tua terra, cioè rendimi, portami in armonia con quelli che sono gli elementi che governano la nostra realtà. Proteggimi dall'inerzia, dalla rigidità, dalla dispersione e dalla densità. Avvolgimi con la tua luce violetta della trasmutazione divina. Ti ringrazio del tuo amore e del tuo servizio. Così sia, così sia. Ecco, abbiamo visto in questo video gli attributi del settimo raggio, di cui custode Saint Germain, arcangelo Zadkiel. Abbiamo visto quelle che sono quindi gli attributi, le caratteristiche e anche le modalità attraverso cui possiamo avvicinare
a quelli che sono gli attributi del settimo raggio per liberare noi stessi da tutto ciò che ci impedisce di essere ciò che siamo, per trasmutare tutti gli elementi negativi in positivi, in sostanza per migliorare quindi il nostro benessere, la nostra vita, e per allinearla, per renderla più armoniosa rispetto agli elementi che governano l'universo e di cui l'universo è formato: l'acqua, il fuoco, la terra, il vento. E spero che questo video, che questo il contenuto, possa essere utile per la vostra vita, e spero che possa effettivamente darvi tutto ciò che chiederete attraverso l'utilizzo del raggio violetto. E se il video vi è piaciuto mettete un like, noi ci vediamo alla prossima pratica di Tao Power Life. Grazie, grazie, grazie.